Bene, allora noi possiamo iniziare. Faccio una piccola sigla di 9 secondi e poi... Oh, buongiorno Gregorio Laviglia. C'è dietro Michel del press office, voi non lo vedete mai qua, diciamo come avvocato controlla tutto, però insomma lui c'è. Allora, buongiorno, noi parliamo di un po' di cose, poi spieghiamo anche perché facciamo questa intervista, perché come al solito ho fatto arrabbiare qualcuno, allora adesso dobbiamo sistemare un po' le cose, ma vediamo. Volevo sapere, adesso che non so se sei in vacanza o no, come sta andando secondo te la Superbike in generale quest'anno? Io sono stato a Misano, è tanti anni che non ci andavo perché ho avuto dei problemi, non potevo più muovermi e ho trovato che è cambiato tutto molto in meglio. Voi avete questa sensazione negli ultimi 2 o 3 anni così, dopo un periodo difficile? Prima di tutto, ciao, buongiorno a tutti. Non è che sono arrabbiato, Buongiorno. non sono arrabbiato, sono disposto a chiarire cose che si dicono in mio nome. Dopo chiariamo tutto, facciamo tutto. Detto questo, no, vacanze purtroppo non le conosco, sto un po' più a meno gas e rispondo Ok, con non la premura che faccio al solito, ok. però rispetto alla tua domanda, io penso che siamo molto contenti di come evolve tutto, però non soddisfatti personalmente. Ci sono tante cose che si devono ancora sistemare, però delle volte non è anche un lavoro solo nostro e allora non va così in fretta come delle volte a me personalmente mi piacerebbe, no? Però in generale penso che si sta facendo un gran lavoro, l'audience on-site e off-site sta crescendo ogni anno, le gare delle volte sono divertite, qualche volta un po' meno, però bueno. Vabbè, ma lì l'organizzatore può fare delle cose, ma non tutto. Ma c'è un problema di mercato, no, delle moto super sportive che si vendono poco, no? E quindi voi potete fare qualcosa per spingere le case a continuare a credere a queste moto qui, per questa fascia di mercato qui. Potete, secondo voi? No, è al contrario, noi correremo con quello che le case vogliono promozionare. Allora, e lì dipende, è una risposta per stare a qua a lungo, però Ah, sintetizzato ogni casa ha una strategia. Ancora che sia nel prodotto un high premium, ha una strategia, una molto vinculata a un prodotto molto sportivo per uso in pista, un'altra con un approccio più soft. E allora è ovvio che anche ci sono anche case che il volume di vendite ancora fanno che posano investire in nuovi modelli, altri di meno. Tutte vogliono essere coinvolte in un aspetto del racing sportivo e provare a essere competitive, però non vuole dire che il mercato viene riflettito in quel senso, no? E allora questa è la difficoltà del futuro, no? Sempre abbiamo corso con moto derivate da quello che si vende, però non tutte per questo di che si vende fino a quando o in che quantità o come, no? E allora lì no, vengono certo. anche le leggi europee, emissioni, bla 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 bla, e allora noi dobbiamo adattarsi a quello che È verrà. difficile, è vero, è vero. Honda vende molte moto, ma fa le moto un po' più soft, e BMW fanno le moto un po' più hard, è vero. Ma lei ha risposto, ho letto un'intervista a Motosprint dove ha detto che se si facessero le moto stock, un anno ci sarebbero tutte BMW, un anno ci sarebbero tutte Ducati, e quindi io questo lo capisco. Però con l'elettronica si può fare qualcosa, un'elettronica unica potrebbe essere un'idea, come in MotoGP? Allora, diciamo, una cosa è l'elettronica, l'altra è cosa vuoi implementare in quella elettronica. Perché, per esempio,
io ho una elettronica unica che a oggi quasi tutti sono elettronica unica, meno BMW, che va con la sua propria elettronica. Però che quando in passato l'ambizione delle case è perché a qua, altra volta, una domanda per stare 2 ore. Ogni casa ha un suo senso per stare con noi. Qualcuna vengono del dipartimento di marketing, qualcuna dell'R&D. Allora, Vero, è vero. se tu cominci a mettere regole dove non puoi sfruttare delle piccole cose che loro giustificano quell'investimento, hai un problema. Però il tuo lavoro è che quelle regole provano ad essere paritarie. Allora, lo che noi abbiamo detto è una elettronica libera, però con un numero di controllo dei sensori, con un prezzo per provare che questo si pianificare a tutti. Alla tua domanda voglio capire che tu mi stai dicendo un po' un sistema come la Super Sport, dove una elettronica unica ti permette un balance of performance, che vuole dire dipende di che moto fai, con che potenza, tu stabilisci un range di qual è il livello che vuoi come massimo e aggiusti quelli che sono oltre, li aggiusti a quel livello basso, così. No? Voglio capire che era così. Pensavo al BSB, una cosa come il BSB. Sì, Sulla però, Supersport non sono stato molto contento i primi 2 anni io con anche adesso non mi piace tanto, però bisogna trovare un modo per far sì, correre, no? Bicilindrica e quattro però, cilindri. no, no, io sono d'accordo, però andavamo a finire a un monomarca. No, è E vero? allora, Sì, sì. se io guardo e con un monomarca, le case dopo non aiutano e i team non si sostengono. Vogliamo avere 5, 6, 7, 8 manufacturer o vogliamo avere un monomarca? Allora, purtroppo non è stato noi a dire che quelle moto non si vendono più e non le fabbricano più. È stato il No, mercato. questo non è colpa vostra, questa volta su questo no. Senta, secondo lei, cioè secondo te, voi avete le moto giuste, il numero di moto giusto in Superbike, oppure potrebbero essere di più, potrebbero essere di meno? È giusto questo numero qui? Allora, perché non più o perché non meno? Allora, diciamo, di più ci sono richieste che vogliono entrare più moto, ovviamente. Cosa vedo io di problematico? Al di là del costo quando andiamo fuori così, lasciamolo a parte. Tu devi avere anche una visibilità. Se tu hai 20 moto o 22, puoi fornire più visibilità a quelli che stanno che non a 30, Sì, no? questo l'ha detto anche mister Espeletta quando ho fatto l'intervista con lui, che Pues mi ha guarda, detto, guarda che non ci abbiamo parlato, eh? Allora, vabbè, ma lo so, vabbè, vabbè, ma che no, c'entra? qual è il livello? Ovviamente non solo devi guardare quello che si vede in TV, che alla fine in TV si vedono i primi, se c'è una lotta a 4, 5, 6, 10, sino anche la gente che attende in circuito. E ovviamente se tu potresti dire con lo che si vede in TV, con una griglia di 10, in TV non si vede nulla di diverso. Ya, però vai al circuito e vedi 10 moto solo, dici che è questo, no? No, no, Allora, non è la stessa cosa, no, ma cioè, le gare si devono fare per il pubblico, io sono d'accordo, per il pubblico in pista e poi anche per la TV. No, no, sono d'accordo su questo. Quindi bisogna trovare un equilibrio fra un numero, fra avere tante moto e dare la visibilità a tutti. Quindi è bueno, questo, no? l'altro problema, quando parliamo di Superbike, noi dobbiamo garantire un spazio nel box, etc, etc. Che vuole dire? Più moto che abbiamo di Superbike in griglia, meno spazio di garage ci sono per i super sport. Allora vuol dire che dobbiamo mettere più camion nel paddock. In un paddock che è già ripieno con un sacco di categorie, attività, paddock show, podium, tutto, delle volte dici wow, questo di avere 26 moto invece di 22 mi crea più problemi, più Sì, costo che non parte che mi aiuta, no? Allora deve valutare tutte le aree che implicano quelle decisioni. dobbiamo trovare un equilibrio, è giusto, sono d'accordo, sono d'accordo. Secondo te BMW secondo me è una grande opportunità, ma non è che se vince la Superbike non gli interessa più, va in MotoGP,
Cioè, voi cosa pensate? Cioè, che magari nel 2027 gli interessa questo, vuole fare un salto e non interessa più, anche perché tutti, anche se BMW sta vincendo, tanti vogliono le Ducati, no? E l'anno prossimo ci saranno ancora più Ducati, o mi sbaglio? Per cui, Bueno, io, come questo che sei sposato, una parte dice che non vuole continuare. Io che vuoi che ti dica? Si decidono no, vedi. così, mi dispiace, però voglio dirte, già l'hanno fatto in passato. Allora, lo che sta chiaro è che noi proviamo di avere una piattaforma dove gli interessi non si rispettano di tutti quelli che sono coinvolti, però le decisioni delle volte arriva una nuova persona e cambia, come possono succedere nella mia casa, no? Che viene un'altra proprietario e ti dice questo non mi piace, vai via, sai? O sea, che vuoi che ti dica? Capito, sì, sì, voi dovete cercare, fate, cercate che sono tutti contenti, però se uno non è contento, non. I costruttori cinesi che stanno provando a entrare, no? Già sono entrati, vabbè, QJ sta facendo, no? Poi Cove. Voi pensate che saranno pronti presto per essere competitivi? Cioè, vi servono e saranno pronti presto? Quanto ci vorrà? Ci servono, noi abbiamo un sacco di costruttori e io più ne arrivano meglio. E l'unico problema che trovo sempre, è che quando arriva uno nuovo vuole entrare con il suo team e non rispettarmi quelli che sono dentro e allora mi crea problemi. Detto questo, la filosofia, o sea, saranno competitivi in un contesto delle categorie di iniziazione o media, come può essere la Super Sport, sì, perché è abbastanza fattibile. Dire che uno arriva e sta al livello dello che oggi è le moto di produzione di alta gamma, wow. Sì, Possono 10 anni, farlo? penso io. Penso No, 10 no, anni. possono farlo? Sì, sicuramente. Se faranno anche un legame con qualche expertise europeo o no, o con il soldi lo puoi fare tutto in questa vita, quasi tutto. No, allora, però e dipende dalla filosofia. Loro a oggi hanno basato una filosofia di un prodotto, al mio avviso, non sono un grande esperto, però lo che vedo è volumini a costo ridotto, qualità corretta. Allora, quello è un target che può andare bene in certe categorie, però quando mi parli del superbike, quello è Sì, un'altra so che cosa. lì ci vuole molto tempo. Però, però avevi detto prima che tutti vogliono entrare col team nuovo, con Bimota siete stati fortunati perché Bimota entra con Provec, no? Quelli sono un team Bueno, standard. yo lo que digo es per rispetto, o sea, perché va, o sea, già è abbastanza difficile mettere una moto in campo, se in più devi avere un team nuovo che non conosce È vero. i circuiti, non conosce le gomme, non conosce la dinamica. È ovvio che è più facile di trovare una sistemazione così, no? E allora però questo è fatto un po' lo scherzo perché mi succede molto nella categoria di iniziazione quando il campione spagnolo di questo, campione italiano di questo. Ah, io voglio venire al mondiale però con il mio team. Ostras, io, è come dire a, io che sé, a un giocatore di calcio che lo prende uno di Serie A e dice no, ma io mi porto il mio fisio, il mio... Ascolta, sì, la Sì. fortuna che hai di entrare già mettono delle esigenze che a volte non sempre si può rispettare, no? Però bueno, piccolo commento. No, va bene. Io Bimota mi ricordo col Team All Star stava andando bene, poi però c'era un regolamento, no? La Evo è stato difficile. Speriamo che quest'anno vada meglio. Io mi ricordo Bueno, quest'anno. allí Insomma. el problema era diverso, era si doveva rispettare un numero di omologazione di Sì, moto vero, vero, sì, sì, sì. che non siano completo, allora pues non si poteva continuare. Però Bimota andava bene. Allora, se arrivano i cinesi, però, non so se sei d'accordo, dobbiamo pensare un pochino al calendario. C'è chi dice che il calendario è un problema, è la domanda più brutta che ti fanno sicuramente, no? Quella del calendario. Giustamente dice, ma c'è solo una tappa extraeuropea. Io ho letto su un'intervista che stai cercando delle tappe extraeuropee, però se il calendario non cambia, sei contento lo stesso, no? Perché dicevi, è difficile trovare personale all'altezza nelle piste extraeuropee. Cosa vuol dire questa cosa? Cioè, la MotoGP come fa? Cioè, Bueno,
È molto facile da spiegare. E penso che se ci pensi, adesso ti do, no? Oggi vado di nero, normalmente vado, la camicia dell'azienda è bianca, no? Se te la passo a te, che vedo che anche vai di nero, ti passo la camicia bianca e te ti metti nel contesto del motore sport, dove è posizionata la Superbike, e saprai un po' di cifre che si gira e perché, la domanda che mi hai fatto me la saprai rispondere te. Va bene, Si per una pensa, questione di soldi, perché non si può, immagino che no, non si può far no, fare, cioè, o sea, è una questione semplice. Tu muovi un gruppo di gente, un gruppo di sì, visibilità e e di c'ha dei costi, audience. certo. E quando vai fuori, ovviamente, questo che la gente dice, ah, e questo non è detto che non stiamo lavorando, e il mio compito, e se c'è qualcosa che dico che ho un po' di rimarico, è lo che hai detto te, provare a continuare ad andare fuori, no? Però lo che dobbiamo essere chiaro è che ci sono, è così, e non l'ha fatto la Dorna, o sea, nel senso, ci sono due prodotti premium, in 4 ruote la Formula 1 e in 2 ruote la MotoGP. Allora, e quello va a quando tu vai a fare un'esposizione, un investimento, che normalmente sono i governi che fanno questo per andare fuori, a lì tutto vale. Perché se io ti metto lo stesso esempio, se vado a un paese arabo dove il soldi non è un problema, loro non ti dicono che il soldi costa troppo, lo che vogliono è che è lo che oggi è identificato come il Top. premium. Sì, E così. Allora, e questo ho o capito, sea, ho capito. allora, il mio lavoro è provare a trovare una via di mezzo, perché e questo è un discorso che mi piace, perché quando io le dico a uno, te perché vuoi andare fuori? Ti darà lo sponsor un 20% in più? Ti darà, ah no, perché a me mi piace quel paese, dico, bueno, pues se vuoi andare di Vabbè, vacanze, no, vai. no, non credo che sia quello. Allora, no, dobbiamo essere corresponsabili tutti di dire, oh ragazzi, io come azienda se vado fuori, il mio mercato è importante, tal, perché il formato che adesso ci impedisce è che storicamente l'organizzatore, quando richiede di fare un sforzo per andare oltre, richiede al partner, ossia al circuito, che copra tutto. E questo va trasferito a aiutare ai team. Però se veramente i team, le case dicono no, noi, guarda, se possiamo andare lì, non preoccuparti che io una parte delle mie spese me le copro io, o così. Perché allora sarà molto più facile per me andare a Ho capito, negoziare certo. per trovare, e questo è lo che sto provando di trovare questo punto di dire arriviamo fino a qua, quanto ci manca, come lo conseguiamo? Inventiva. Il formato ha cambiato, però No, rispetto alle ho altre capito. domande, già ti ho detto un po' come funziona, no? I prodotti premium hanno questo plus di poter dire Sì, vado. voi avete delle difficoltà in più e dovete convincere il partner, Bueno, certo. perché siamo il terzo campionato del mondo del motore sport, gli altri sono molto lontani, e con le cose come le vogliamo fare richiede un sforzo inumano, però in un momento che la società è molto esclusiva e in dove spende il suo tempo o dove va a vedere cosa, non è facile, non è facile rimanere. Per questo dico che io sono molto contento di lo che abbiamo, perché se guardo intorno, lo che abbiamo per me è molto bello, la gente viene di più, le gare in Europa funzionano molto bene, c'è una gran visibilità, cresce, che sì, che vogliamo andare a un paese in Asia o in America, sicuramente sto lavorando, però invece di guardare il giardino da fianco che è sempre più verde, guardiamo che il nostro anche è verde e No, possiamo no, ma vedere. io... Sì, sì, ma io le domande le faccio perché sono interessato a quello che, ai miglioramenti che si possono fare. Quindi stai parlando con qualche circuito già, 3-4 circuiti, so che state trattando voi. Eh, Sì, io quest'anno più che mai sto viaggiando molto, andando a vedere circuiti. Qualcuno pues, è un problema del circuito di per sé, che non ricomple con un minimo di garanzie di sicurezza, altri che, bueno,
cioè, ci sono nel portfolio un bel po' di cose aperte. Alcune si possono concretizzare più velocemente, alcune forse saranno a 2 anni vista. Pues bueno, dobbiamo continuare a spingere, fare crescere il prodotto e prima o poi arriverà. Però sì, mentre arriva, dico, siamo contenti di avere un calendario, di avere una visibilità, di tal, io penso che sì, no? Ho E, capito, ta- ho capito. e tanti che questi che io ho parlato con loro, no? Perché dobbiamo andare, ma tu perché vuoi andare in quel paese? Se non ti... È solo perché vogliono andare in vacanza? Tanti. Vabbè, spero di no, E non che però ho capito il messaggio. No, no, va bene. Sì, adesso dopo glielo dico perché sicuramente io già lo so, è Puccetti vuole andare in vacanza. Io Però dopo gli telefono e glielo dico. Manuel gli piace Laguna Seca, io le ho detto prende la moglie, vai in vacanza te e lasciate stressarmi a me con l'idea di andare là. Sì, vabbè, dopo ci parlo io con Puccetti. No, scherzo, vabbè. Allora, voi invece per quanto riguarda le categorie intermedie, no, di passaggio, voi pensate, cioè, la Supersport 300, siamo onesti, almeno per me, non aiuta tanto il passaggio in Supersport, si potrebbe fare meglio. La Supersport invece è meglio, aiuta di più il passaggio in Superbike. Ora, voi state facendo la nuova categoria, la Sport Bike, pensate che sarà meglio? Perché io al momento vedo una Supersport 300. Bautista ha detto sulla Supersport 300 ci sono 2 o 3 piloti bravi e poi tanti altri che vorrebbero essere piloti, però è un po' difficile per loro pensare alla Supersport. Questo l'ha detto Alvaro Bautista, no? E forse ha un po' ragione, ce l'ha. Sì, mettiamoci in contesto. Quando noi abbiamo cominciato, io ho cominciato in questo progetto, ossia una categoria economicamente viabile e dare un'opportunità e le uniche moto nel mercato che erano in quel range. Ok, Allora, io dico, per me il progetto, proverò ad essere veloce, un progetto di essere nel campionato del mondo, essere pilota, una parte è la parte di progressione sportiva, però l'altra è stare dentro del circus del mondiale, di come si lavora, il turni, imparare le piste, la climatologia, il setup, i pneumatici, che ti guardano gli altri team e quello lo compie perfettamente la 300. Dopo, come scegliere quelli della 300 quali sono più pronti? Perché abbiamo visto in passato che tanti, un pilota salta e è bravo, altri ha bisogno di 2 anni, però non vuole dire che non sia bravo, solo no, giusto, vero, sì, sì. però che con la fretta se ne va a un campionato nazionale e loro dopo ritorna e funziona bene, no? Mi ricordo il caso di Luca Bernardi, no? Allora, noi è da tempo che lavoravamo come potevamo fare il passaggio più non così grosso e mano in mano che il mercato ha cominciato a produrre queste nuove moto di cilindrate diciamo più intermedia tra la 300 e la Super Sport è da 3 anni, quasi 4, che ha cominciato a programmare come poteva essere il cambiamento, il livellare e tutto. E finalmente lo faremo nel 26 perché anche c'è un tema di rispetto a tutti quelli che hanno investito nel progetto, pues de dare una tempistica. Però guarda, Sì, un exit timing, sì, per farli uscire. la 300 che non esisteva l'abbiamo creato noi e c'è per tutto il mondo. Vuole Sì. dire che abbiamo dato una base, forse Alvaro può dire no, solo 3 piloti sono pronti, bueno, però se non esisteva la classe neanche quelli 3 avessero stato pronti. Perché Sì, forse con beh, un... speriamo che la Sport Bike faccia uscire più di 3 piloti, cioè No, perché no, no, non farà uscire più piloti, farà definire quelli che sono la scelta forse più facile, perché dei piloti ne abbiamo un sacco già. Allora, questo non è un problema dei piloti, è un problema di decisione perché, o sea, io le gare delle categorie piccole per me sono una follia. Vincere lì è come una lotteria. O sì, sea, sono tante cose che possono fare il risultato che io, quello che ripete più di una volta, dico, pues compra la lotteria perché questo con le scie, con il tal, con il sorpassi, con il che si mettono, o sea, per me quelle mi creano un'ansia guardando quelle gare nella race control che non ho più con le altre moto. Con la siamo in due, siamo in Sol- due. allora, Sì.
Io penso che lo che aiuterà è a definire che forse sono le stessi. Bueno, pues abbiamo visto che, per esempio, per dirti, un Huertas che dopo ha fatto il passo alla Super Sport e subito ha preso il filo e adesso è in testa al mondiale, no? Allora, sarà più facile definire? Bueno, forse sì, speriamo. Sì, anche con questo aiutiamo le case che promozionano dei nuovi prodotti di un'altra range. Secondo me questo sì, secondo me questo sì, queste sono le moto più vendute al momento che ci sono, queste tipo Sport Bike, sì, sono d'accordo. La MotoGP cambia i regolamenti nel 2027. Alla Superbike può succedere qualcosa, come è successo quando la MotoGP no, ha fatto quattro tempi e la Superbike no, c'era l'altro organizzatore prima di voi, ha avuto un momento così, no? Vi può cambiare, cioè se loro si avvicinano, tornano un po' indietro, la Superbike può cambiare qualcosa, cioè per questo cambiamento della MotoGP. Io, quelli che mi conoscono, il discorso che io già è da 2 anni che parlo non ha cambiato per questo tema della MotoGP perché neanche lo sapeva che cambiavano il regolamento. Vuole dire, se tu oggi mi dici qual è il problema più grosso che io ho quando devo andare a trovare un circuito, è che a livello dell'evoluzione di queste moto, perché ancora il marketing, la strategia di vendita di tante case è prodotto molto più performante. Io il problema più grosso che mi trovo è come fare che le gare siano belle in un entorno di sicurezza, tra virgolette, controllato, sapendo che è un sport che non è facile. Allora, Sì, sì, no, ho capito. è da tempo che io le dico alle case che se non cambia nulla andare a un secondo più piano per il show. O sea, perché non possiamo, però sì che cambia alla hora di domandare un circuito un investimento di 100.000 euro per muovere la ghiaia, il muro e l'air fence, cambia molto. Sono Allora, d'accordo. allora lo che può cambiare è di dire, bueno, però non per il tema di che adesso sia la MotoGP, che anche, però è che già lo stavamo lavorando in un controllo a dove possiamo arrivare. Per questo io ho detto che le moto stock, perché in 5 anni tu non sai se una moto stock avrà 280 cavalli. Se quella strategia di marketing di Vabbè, una casa sì. è che tu non lo sai. E allora io dire che una moto stock andrà più piano da qua a 5 anni che a lo che abbiamo adesso, io non lo vedo. Sì, la strategia ancora di marketing è continuare a vendere quel prodotto super performante e esclusivo. Io non lo vedo. Allora, però è che mi dà uguale, è uguale. O sea, lo che noi sappiamo è che c'è un limite di sicurezza, di distanze, velocità e anche con le gomme che evoluzionano e sempre vanno sempre meglio. Allora, questo in un environment di sicurezza, che vogliamo? Che da qua a 5 anni non ci sono circuiti omologabili? Perché non è che tutti i circuiti o la rovescio. Immagina che tutti i circuiti possono aumentare tutte le vie di fughe che sono bisogno. Ti venderemo il ticket per andare al circuito con i binocoli, perché se no vedrai la moto a 400 metri e te mi dirai, ah, per vedere le moto con i binocoli a 400 metri, sai cosa? Sto al divano di casa con una birra fresca che si vede meglio. Allora, Sono questo d'accordo. Allora, quindi deve fare un passo indietro la MotoGP e anche la Superbike. Sì, sì, sono va bene. Sì. per un tema di sicurezza, di poter svolgere il nostro lavoro, non nostro, e di tutti quelli che siamo fa parte da lì. Allora, è lo che dico, ascolta, tu vai per strada con la moto o la macchina, in Spagna l'autostrada è 120 km per ora, dentro del paese a 30. La macchina probabilmente farà 200 o oltre, però tu sai che quando vai dentro del paese vai a 30, l'autostrada. Allora noi dobbiamo, tra virgolette, ancora che sia un sport e chi è il più bravo, controllare un po', perché lo che non vorremmo è che dopo ci arrivano le fatalità e dopo tutto quello che abbiamo costruito viene una brutta notizia perché capitano ogni tanto e dopo che facciamo? No? Allora, lo che passa è Sono, che sono d'accordo. costa molto. Dobbiamo tutti e due ripensare. Forse la Superbike deve fare come la MotoGP un po', ridurre un po'. Tanto lo spettacolo non cambia. Sì, sono d'accordo. Sì, sì. Il regolamento, no, c'ha molte critiche perché voi, le case non hanno più voluto l'algoritmo, giusto? E quindi è successo questo, no? Adesso l'unica cosa, io sulle concessioni a BMW non è che non sono d'accordo, però ho un'idea, cioè secondo me ci dovrebbe essere
una maggiore reattività, cioè adesso forse è il momento, cioè una risposta più veloce, cioè è vero, le concessioni servivano perché sennò BMW non ce la faceva, però adesso forse bisogna avere un po' più di reattività su... Guarda, ti do tutta la ragione del mondo. O sea, e questo è lo che è successo. Si è accettato cambiare il formato che loro criticavano, che si ladorna, che si non si capisce, che si manipulatore, Gregorio manipula, tal. No, vai, vai. Adesso si è dimostrato che loro hanno proposto una formula che non funziona, la nostra funzionava, io gli ho detto come facciamo, però qua è venuta la lotta tra le case. Quelli che hanno accettato le concessioni, tutte, perché è buono avere una parità, però non per andare oltre, il metodo di tagliare non funziona per una causalistica di che solo un pilota spunta verso gli altri, bla bla bla. E quando si è presentato, io ho presentato prima de Portimao una proposta per essere in linea de lo che già è scritto nel regolamento, solo che non funziona, non per inventare una regola. Mi hanno domandato aiuto, io ho detto una proposta, me l'hanno bocciato. Allora, se vogliamo continuare con le concessioni, il sistema deve essere molto reattivo perché se si esagera un po' rettifiche. Il sistema non è reattivo, si deve correggere, si propone e me lo hanno bocciato. Pues ascolta, che vuoi che ti dica? No, non è che noi Ok. facciamo tutto. Allora, E questo è molto importante saperlo, è molto importante saperlo. bueno, abbiamo una commissione che si chiama Supervise Commission, dove sono i manufacturer, la FIM e la Dorna. E allora, i manufacturer è chiaro che non erano d'accordo perché a quello che li affetta, che a lì io mi è sentito un po' male perché tanti manufacturer in passato hanno dato questa possibilità al meno performante di darle aiuti e quando è arrivato il metodo di rivestere uno ha cominciato a sparare cose cazzate, allora questo non sta bene, però dopo l'altra partner era la FIM che poteva provarlo, la FIM ha detto che no, adesso non voglio cambiare metà, dico non è cambiare, è correggere lo che sta male, però è rispettato la sua decisione e che vuoi che ti dica, io mi dispiace perché non è che solo volevo una certa correttezza, perché, e questo è molto sensibile, voglio che si capisca bene, se non facciamo nulla il più bravo vince e lo sport finisce, perché questo che ha più capacità o una filosofia della moto più performante verso un'altra, alla fine quello che non vince se ne andrà e quello che vince dirà che come vince facilmente perché non c'è concorrenza se ne andrà anche. Allora, tutti sono d'accordo che deve avere un equilibrio perché ci sia una competitività. E lì è quando tu devi intervenire con moto che costano una 25 e l'altra 44 e l'altra fa una moto radicale di pista e l'altra moto che va per passeggeri. Non è che a noi ci interessa intervenire, ragazzi, no, non è così. Quando io sento che la gente dice tal, una volta era diverso, come una volta, io stavo correndo lì come una volta, negli anni 2000, tutti i prototipi, però il mercato ha cambiato. Allora, o proviamo a regolarlo senza intervenire molto, però di un metodo che lo spettacolo sia bello e anche le case continuano a fare l'investimento, dimostrare la sua tecnologia e tal, perché non è che stiamo parlando di dire una moto di 15 anni vecchia può vincere, no? E questo è molto complesso, molto complesso. Lo facile è fare un foglio in bianco, il più bravo vince, sì. Guarda caso che questo è MotoGP e anche lì hanno difficoltà e provano di avere questa parità, perché non è che anche il soldi sempre fa che tutti hanno le stesse capacità, è il lavoro di un pilota, Sì, questo è vero. è il lavoro di un team, è il lavoro di un tecnico, questo ti fa cambiare tutto. Allora, il concetto è che dobbiamo provare a livellare le cose per sicurezza, punto uno. Secondo, perché tutti devono avere un'opportunità e quando facciamo questa strada, come tu dicevi, non sempre si fa bene, come nel caso della Super Sport, delle volte si sfugge qualche cosina e qui ogni parte deve assumere la sua responsabilità. Io posso dare una direttrice che dico dovremmo andare con il mercato così,
però non sono io il tecnico a dire qual è il bilanciamento tra una e l'altra, ci sono altre parti, solo che alla fine questo sembra un imbuto che sempre le critiche arrivano a uno. Bueno, Ho ascolta, capito, è il capo, è il capo, è il capo, quindi. Però sì, però una cosa te la devo chiedere, però. Allora, sulle concessioni abbiamo parlato, però insieme alle concessioni dall'altra parte c'è anche la zavorra Bautista. Insieme, secondo me questa cosa insieme, uno a uno viene dato, no, di più, all'altro viene tolto. Io penso che senza la zavorra forse c'era un equilibrio maggiore, non pensi? a ver, yo te digo, definizione di peso combinato, una moto un peso di moto e pilota assieme è uguale per tutti. Non è corretto, perché il Ah, ok. peso combinato massimo che si stabiliva sono la 300 e la 600, sono 10 kg per moto. Vuole dire che già ancora che facessi lo stesso peso, non tutti sarebbe uguale. Secondo, con il tema del peso che si aveva bocciato, si è arrivato a una proposta che era ritornare i giri alla Ducati I senza 500 giri, no? 500 giri. e con questo peso. Bueno, che questo è il caso perché adesso un pilota viene affettato, bueno, o potrei dire che tutti gli altri di Ducati che hanno 500 giri in più sono beneficiosi. Allora, detto questo che noi abbiamo stato al margine, perché con questa contraproposta del peso Dorna è stato al margine. Io ho detto, io non so se volete meno 500 senza peso o più 500 giri con questo peso. Decidete voi, le case. E tutte l'hanno approvato. Hanno scelto i giri, Sì, hanno hanno scelto scelto i giri. quello che abbiamo. Allora, io, in un contesto che possiamo livellare le prestazioni, allora cosa cambia avere il peso o non averlo? È un altro ingrediente della formula. Sì, io non ho nessun problema per toglierlo, però vuole dire che dovremo regolare l'equilibrio tra le case di algún modo, no? Perché tu alla fine, quando hai messo quella regola, era per provare di trovare un equilibrio, no? E il risultato però è che le concessioni stanno aiutando BMW e il peso sta facendo male a solo a uno. Purtroppo, questa è la Sí, verità. Poi troveremo un aggiustamento. pero allora es que tu mi stai dicendo che quella casa deve vincere con quello e non con gli altri 5 o 6 piloti che hanno, dei quali si hanno No, avvantaggiato con no. 500 giri? No, no, solo facciamo una riflessione su questo. Capisco, io non lo so se questo è il motivo o altri motivi, però No, non lo so neanch'io, però mettiamo, mettiamo la ipotesi di che quello è l'effetto di che non fa al pilota di riferimento di Ducati gli ultimi anni di essere in condizione di lottare adesso. Già, però è che non l'avevamo scelto noi. O sea, questa è stata una decisione delle quali Ducati era parte. Ha detto io per il gruppo preferisco avere tutte le Ducati con un regime più alto e qualcuno forse ha un vantaggio. Però se tu parli con certi piloti, io non posso dare informazione, che vanno con Ducati e vedranno ancora il distacco dei chili. Stiamo parlando di oltre 15 kg, non penso che perché uno prenda 3, 4, 5 kg quando ancora ne ha 15 di meno che il resto della combinazione sia questo il punto. Beh, siamo onesti. va bene, no, ho capito che le case hanno scelto questo, vabbè, però vabbè, su questo possiamo parlare all'infinito. Per me il resumen, se si devono revisionare le norme, si possono revisionare sempre. Se il concetto di sicurezza, parità, si trova un'altra formula più effettiva, più reattiva, io sono disposto. Non ho nessun problema. O sea, perché è la cosa che abbiamo bisogno. Che dopo questo sia per giri, per peso, per benzina, per lo che sia, lo decideranno quelli tecnici che hanno le competenze. Bene, va bene, va bene. Allora, a settembre c'è, c'è un problema prima, c'è un problema di antitrust, no? Ci sono delle notizie che dicono che ci sono degli acquirenti per la Superbike, no? E poi ci sono delle situazioni, non so se queste cose me le puoi confermare, di un conflitto per l'antitrust che direbbe ad Orna di cedere la Superbike. Queste due cose sono due temi oppure no?
Cioè c'è un acquirente, vorrebbe comprarla, c'è un problema antitrust al momento, oppure non è vero? Io lo che so, in questo punto ti devo dire che io lo che so è lo che sappiamo tutti, perché è stato uscito in stampa e internamente a noi la direttrice è che noi continuiamo a lavorare come se nulla succede e al tempo ci informaranno. Non posso darti informazione in merito, non la ho, onestamente non la No, ho. è la stessa cosa che mi ha detto Mister Speleta, però siccome è passato qualche mese, allora pensavo che magari c'erano uscite poi queste notizie di Warner, no? Che voleva comprare, eccetera, perché questo motivo, No, e quindi, no, a questo te lo posso dire io perché a me mi è venuto gente con interesse di comprare la Superbike. ah, ok, ok, ok. O sea, anche a me come gestione mi è venuto gente, è un grande profilo, è un grande attrazione, certo. Io solo ho detto ai miei capi, oh, che sapete che c'è uno che mi è venuto, Sì. voglio dirti, però sì, vale, però detto questo io continuo a fare il mio lavoro, non è il mio lavoro, non sono io il proprietario dell'azienda e non è che devo decidere. Mi Però preoccupa. sarebbe bella un'idea della Superbike, magari con più risorse e soldi, che prova a diventare competitor della MotoGP, come era quando c'erano, no, la famiglia Flammini. Potrebbe, è romantica questa cosa un po', anche perché tu correvi in quegli anni lì e quindi te lo ricordi, era un periodo in cui la Superbike faceva veramente un po' paura qualche volta alla MotoGP. Io penso che sì, io era lì, sì, sì. E anche delle volte la informazione può essere influenzata in certe cose. Io ti dico, io so le difficoltà che ho oggi in trovare circuiti, in fare le cose, o anche quando abbiamo passato il Covid e le difficoltà di andare avanti. E posso dire che sì, siamo lo stesso gruppo, però che grazie a Dio abbiamo un backup come abbiamo. Detto questo, se tu mi dici, ah, andiamo a fare un campionato che vada a fare la concorrenza piena, già, però è che adesso non è possibile perché è la stessa No, azienda. adesso Quel movimento avesse stato sì, l'antigua proprietà avesse avuto una visione di come farlo, che no, forse non l'aveva o l'aveva altri interessi che non posso dirti, che lo so. E allora, però siamo in questo momento. È romantico. Sì, bueno, sognare è romantico delle volte, si può fare, però alla fine io non mi trovo nessun momento che mi dicano basta non fare crescere, non fare così. No, è ovvio che anche potrei, non è che mi danno tutti, poi vado lì, domando, vado a fare questo per fare più bello di voi. No, ascolta, però è che questo già è inerente nel mio lavoro sapendo la struttura empresariale, cosa è il sentito comune o no. un Io ti po' dico, dobbiamo sognare però, se no non andiamo più a lavorare, cioè no, se non sogniamo un po'. no, no, però detto questo, se finalmente arrivano dei nuovi proprietari e hanno delle idee che forse nessuno di noi ha potuto pensare o tal, o sea, io lo che vedo è che il prodotto ha molto margine per crescere, però che non vuole dire che deve andare incontro anche alle MotoGP. Io penso che il prodotto di Motorsport c'è margine per crescere a tutti e due. Non ne Per siamo conto in una. suo, dici, per conto suo, non Però, necessariamente andando contro la MotoGP, ok. perché dobbiamo farlo tutto in una bilancia? Se uno sale e l'altro scende? No. Sono del parere che con inventiva, voglia e idee nuove, le moto e il motorsport possiamo crescere. A costa di chi? Non lo so, se delle macchine o di un altro sport, non lo so. Però sono del parere che noi, sia GP che Superbike, possiamo crescere. Oh, a settembre c'è un problema, no? C'è Cremona e Misano insieme, lì Mm. Sì, io, sì. Bueno, a settembre abbiamo due problemi perché anche abbiamo la prima di Misano con Magny Course. Però te dico una cosa, se tu e io fossimo la concorrenza, tu Superbike, io MotoGP o al contrario, e te potrei fare male, faresti una cosa del genere, no? Allora, sì, allora sì, è se per non quello c'è. che non ho una risposta. No, pues la risposta va oltre. Se essendo la stessa azienda non ha avuto modo di cambiarsi, sarà che ci sono forse
al di là del senso comune è Ok, che dice non si poteva fare diversamente. pues será così, perché non è, o sea, mettiamo un po' di sentito comune delle volte nelle analitiche. O sea, non è che lì c'è una persona che non capisce le conseguenze di tutto. No, Allora no, ma uno ho dice, capito. Però noi dobbiamo pensare che ci guardano da fuori, no? E dicono, cioè, la domanda, ma questi, scusa, ma te lo devo dire, uno da fuori dice, ma che cazzo fanno questi? Cioè, vuol dire perché anche bueno, Cremona avrà pensato, no? A Cannevarolo, che è bravo, no? Che si impegna quest'anno, il primo anno, poi, cioè, la cosa difficile è che per Cremona è il primo anno e quindi uno dice, porca miseria, proprio il primo anno che io devo, no? E tu mi fai questo scherzo qua. Uno da cioè, quindi bisogna dire, abbiamo tentato di fare il sì, possibile, ma non ci sì, siamo sì. riusciti. Allora è chiaro, e io l'ho detto, e ovviamente le condizioni del gioco cambiano e hanno la mia parola che se l'ho detto, che prima è che come abbiamo un tema di una restrizione essendo il primo evento in Cremona, io penso che anche con la concomitanza faremo il pieno che permette la legge perché muoviamo un gran sacco di gente e allora con quella limitazione lo faremo e non verrà affettato. E dopo io l'unica cosa che le ho detto al mio capo è detto, oh, questo è cambiare le regole del gioco e dovrei cambiarle con il mio partner. E il mio partner è Cremona, come sono tutti, e ci dovremo sedere dopo dell'evento e vedere se certe conseguenze sono dovute al fatto del clash o no e analizzare e vedere come le risolviamo. O sea, non è che facciamo cose dopo, ah, arrangiati te. No, no, no. O sea, Ah, benissimo, sono molto contento. attuiamo in conseguenza, che non ho fatto io, però mi arriva una direttrice, si farà così e io chiamo il telefono, chiamate che non sono piacevole, mi dispiace, però ha capitato questo in azienda, sarà così e dopo quando il fumo va via perché c'è fuoco, artifici, fumo e tal, dopo parliamo e troveremo una soluzione. Allora, a Cremona vengo anche io, eh. Se mi fai entrare a Cremona vengo No, anche io. Allora, non vai a Misano? Vai a Misano GP. no, voglio venire lì perché so che lì... No, ma io ho sempre seguito la Superbike. Grazie. Comunque, senti, adesso noi dobbiamo parlare di una No, cosa che scherzo. poi è il motivo è il motivo che ti abbiamo fatto questa intervista qua, perché io so che ti ho fatto incazzare per una cosa che riguarda il mercato e che riguarda Iannone, no? Perché io ho scritto, ho riportato un rumor che dice che non saresti molto contento di avere Iannone in Yamaha perché sarebbe una perdita di un asset di valore, perché non lotterebbe per le posizioni di vertice come già Ray. Poi Morel mi ha chiamato e mi ha detto guarda che Gregorio Ravilla è incazzato se ti prende, ha detto perché lui questa cosa non l'ha detta e io penso che sia giusto che tu la smentisca, no, se tu non l'hai detta non stai, quindi è giusto. Quindi ne parliamo. Sí, claro. Yo la smentisco, pero en el senso es que me ha maravigliato perché quando delle volte menzionano la Dorna è così grande che uno può dire, però è che quando dici Gregorio La Villa, dico, ma come? Provo ad stare un po' più rilassato questa settimana e adesso mi arriva questo quando non hai parlato con nessuno. O sea, allora, punto uno, noi o io non interferisco nelle scelte dei piloti. Uno mi può dire che ti pare questo, che ti pare, mai abbiamo interferito. Secondo, con tutto lo che ti ho explicato del regolamento, o sea, io ogni casa voglio darle l'opportunità di vincere, con lo quale sería un argomento falso di dire che non voglio che vada solo un marchio quando sto pensando che tutti i marchi devono vincere, devono avere la possibilità. ¿No? E terzo, directamente yo no avevo ni idea de que Yamaha o Yanone o tal, que no, o sea, yo nuevamente la gente si me dice qualcosa è al settembre. O sea, che Yanone sta nel mercato, claro, però lo potresti legare a Honda, lo potresti legare a Yamaha, lo potresti legare a tutti quelli che non avevano ancora firmato. Allora, andare a dire con nome e cognome che a me non mi piacerebbe, no. Un momento, un momento. Allora, se io devo riferirmi alla Superbike, il capo sei tu. Quindi è chiaro, io non ho fatto un virgolettato, cioè dove la frase è tua e tu hai detto così. Io ho riportato un rumor secondo il quale, da quello che avevo sentito io, e non da una fonte, ma da di più, c'era chiaro che avresti preferito vedere un Iannone davanti. Io questo lo so perché con Melandri
fu fatto, era un asset, Biaggi era un asset, e io sono convinto che Iannone sia un asset importantissimo a livello di comunicazione per la Superbike, perché è uno dei pochi piloti che tutto il mainstream conosce, più di Bautista, più di, no? Ok, quindi ho detto, poi se tu mi dici che non è vero, io lo devo prendere, devo accettarlo perché... No, 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 no. Io tutta questa riflessione che fai è vera, molto vera. La Meno unica male. cosa che io lo dico, no, la unica cosa che io dico che non è vera è che non voglio che vada in Yamaha. O Va sea, bene, ma io questo lo accetto, nel senso no, che è giusto che lo io la unica smentisca. cosa che dico è che Iannone è un asset come lo sono tutti i piloti, però ovviamente perché qui andiamo, io no, mi diventa difficile perché dopo uno può prendere, ah, questo preferisce questo. No, 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 no. No. Che io dico che Iannone, se lui è contento di stare nel Superbike, a me mi farebbe molto piacere, come tanti dei piloti che abbiamo in griglia, sì. Dopo, la única cosa che dico è che se lui consegue farlo con la moto che è il suo desiderio, perfetto. A me lo que debe estar en el campeonato. A me me da igual con qué moto vada. Lo importante è che qualsiasi moto che ci sia in campionato gli dia un'opportunità. Questa è l'unica cosa che io dico, che io non ho detto che non voglio, perché immaginate io che ho Yamaha come tutti sono partner, però Yamaha che è una delle più attive nel campionato in tutte le categorie, abbiamo una collaborazione con la Woman e tutto, e che si senta dire, punto uno, che io non vado che vada con la moto, secondo, e che sto pensando che la sua moto non è a livello, o sea, Beh, ascolta, però allora questo allora, che non è a livello, non è che cioè, si vede dalla sì, però, classifica in questo momento, eh. vale, Cioè, però faccio una riflessione importante. Se tu parli con BMW, ti dice che la moto che sta portando Toprak è la stessa che l'anno scorso portavano gli altri. Tu, facendo questa intervista, sì, 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 non guardarmi così, perché a parte reglamentariamente... no, se lo dice ci credo, però io non ci allora, credo che è vero. o sea, il lavoro di un team, di un tecnico, di un pilota, di un mettere assieme delle cose, ti può far cambiare la torta. Questo è il bello del nostro sport, perché se fossero matematiche non ci sarebbe questa illusione di andare a provare la prossima domenica, a provare di cambiare i risultati. Allora, Sì, però non trasforma una torta alla marmellata in una torta al cioccolato. bueno, ya, pues a mí me sembra que la torta al mermelada ha passato a essere di cioccolato para un marchio solo cambiando a un pilota e a un tecnico dell'anno scorso a questo. De stare in posizione che non erano molto buone a liderare il mondiale e vincere le gare con un gran distacco. Detto questa, che può essere una riflessione personale, io ti lascio a te fare il tuo lavoro e fare le tue opinioni, perfetto. Io, Gregorio, neanche il nome di Dorna, sapendo lo che è portare una moto, come si gestisce, come si migliora e tal. Non mi permetto di dire che non sia capace quel marchio di vincere. Avranno altre cose assieme che non No, in questo funzionano. momento no, in Però, futuro io penso anche che c'è il però, momento sì, su questo siamo d'accordo. No, 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 però dai, insomma, vedendo no, così come stanno però le cose, dai. guarda una cosa, o sea, però questa è la gran differenza. Ognuno ha una opinione, tante volte l'ha espressa pubblicamente, anche io ho delle mie opinioni, però non le posso espressare. Io devo No, fare un desto. Ah, se mi dici certe cose non ti darò la ragione, ti direi rispetto alla tua opinione ho un altro punto di vista e sono neutro perché ripresento un'azienda e devo essere no, ma va neutro. bene. Però ti dico, il concetto di che un pilota stia, io vorrei che tutti continuano o che tutti arrivino a avere griglie di 30, va bene, però puntarmi a uno a dire che blocca o non blocca, no, guarda, figurati. No, perché è stato in quella posizione di pilota con la illusione e tal, e odio quei team che lasciano a piedi i piloti senza un motivo fondamentato. Odio provare a vietare una possibilità al sogno di qualsiasi pilota di diventare professionista. Le odio queste cose. Allora figurate che io fosse uno a fare queste cose. No, no, No. va bene. Io accetto tutte le smentite, no? Poi ognuno pensa quello che vuole. Volevo solo spiegare che intanto quel titolo non era un virgolettato e poi
bisogna riassumere nel titolo, blocca non vuol dire che tu vai a Yamaha e ti metti così e gli dici no, però per me il rumore che avevo è che le preferenze erano che di avere un Iannone competitivo. Poi dopo tu mi dici queste cose qui, io le devo accettare e ti voglio dare tutta, come ho detto anche a Michael, no? Tutta la possibilità di smentire nel modo più forte possibile, no? Per finirla veloce, perché sennò possiamo stare a chiacchierare. Se il proprio pilota è l'interessato e ci pensa che è un'opzione, allora perché te vai a giudicare che non deve andare con quello che non sarà competitivo? Il proprio pilota è il che se la sente, forse lui ha visto la moto da dietro in pista e dice io con quella, perché non delle volte la moto, cioè è per esempio come dici di Bautista, che adesso il peso, cioè forse quel ingrediente che della tua capacità destaccata di entrare e tal, forse quella moto non te lo dai, quell'altra te lo può dare. O sea, ci sono tante particolarità, però se il proprio interessato sta a parlare di quella opzione, non siamo noi mica a dire che no, C'è un cosa problema di vai a fare? ingaggio perché c'è anche un problema di ingaggio perché Iannone ha detto non voglio più pagare, mentre magari Yamaha sono disposti a pagare. Cioè, insomma, dai, chi fa il professionista è anche giusto che a una certa età non paga più e si fa pagare. Quindi magari con Yamaha ha visto. Vabbè, però di questo possiamo parlare all'infinito. L'importante è che sei riuscito a smentire nel modo più forte possibile questa cosa qui e io sono molto disponibile voglio dire, se tu mi dici che non l'hai Io, detto finisce io così. solo voglio dirti che se pensi che c'è qualcosa che c'è bisogno di una chiarificazione, il mio telefono è stato sempre disponibile, lo sta per tutti. O sea, se la única cosa che mi fa male è che è facilmente che mi chiami e mi dice Gregorio, è vero questa cosa? E io ti direi, Va bene, però così io non ho mai trovato quando ho fatto uno scoop che qualcuno mi ha detto, cazzo, sì, è vero, hai ragione, bravissimo. Quasi sempre uno cerca di... Però va bene, ho capito, va bene, accetto. bueno, pues te lo digo de un altro modo, sí, perché non mi conosci, perché la gente che No, tratta con me, vabbè. no, non mi conosce in come sono fatto e la modo di pensare e tal, perché tu Va sai bene, che queste ma sono cose, contento di essermi sbagliato, va bene. perché pensa che la gente che lo ha letto, qualcuno ha detto io non ci credo che Gregorio faccia questo, o sea, la gente che mi conosce già mi dicevano non ci credo che lui lo faccia, potevano non dire nulla e lasciare passare. Poteva perfettamente. Mira, ti ho voluto dare l'opportunità di dirti che sono disponibile per qualsiasi cosa quando hai Sono contento. bisogno e spiegarti un po' come funzionano le cose e il perché di tante cose. No? Dopo che tu fai il tuo lavoro, fai opinione, fai il tuo scoop, perfetto, sì, ascolta, però per favore, nome e cognome è un po' delicato, no? Allora io quando mi sento nome e cognome devo dire Sei sempre il capo, sei sempre il capo della Superbike, quindi va bene, cioè, ho ah, capito. però non mettermi in parole mie, cose che non hai detto mai, neanche lei ha pensato. Ma quello Figurate. vabbè, era un rumore, non ho fatto il virgolettato, questa è una cosa che avevo Sarà detto. che il mio, Va bene, sarà che no, allora, il mio italiano non è a livello perché he guardato fino che è arrivato perché Gregorio Lavilla è cancellato e perché quasi butto il telefono per adesso. Dico, mi è no, incazzato, vabbè, onestamente. questo mi dispiace. No, vedi che butti il telefono mi dispiace. Allora, se vengo a Cremona sto lontano, non mi faccio vedere perché No, no, magari... no, no. Ma vado a Misano a MotoGP, vado a No, Misano a MotoGP. ma guarda una cosa che no, non prendetela così, che già sta No, passato. ma sto Via, scherzando, sto no. scherzando, sto Sei, scherzando, non c'è sei problema. benvenuto, si vai a parlare, lo che ti dico, a darci aiuto a fare crescere questo prodotto, sei benvenuto. Allora, che delle volte costa, che gente che lavora dentro del prodotto, delle volte sembra che vogliono danneggiarlo. Allora, non è facile, però io non ho rimarico e tal. Per fortuna provo ogni volta di più di separare lo che è il lavoro dei miei sentimenti, quelli che mi conoscono, come so che adesso avrò 2000 contatti nel telefono e il giorno che smetto forse mi chiameranno in 5 quelli di tutta la vita, no? Allora so No, differenziare. vabbè, ma adesso, ma So, questo so non credo. differenziare, allora non prendetela che No, mi tenevo no, ma io non me la prendo. Ma non, proprio per niente, cioè sono non abituato a prenderla. ogni... Mi hai dato l'opportunità di spiegare il cosa e io ti dico che ti do la possibilità, se algún giorno arriva una cosa critica, se la vuoi verificare perché devi dare il dettaglio.
se devi parlare generico non mi avessi neanche sentito io come menzionato. Va bene, va bene. Allora, poi ci salutiamo. Allora, breve periodo, medio e lungo, cosa si potrebbe fare per la Superbike alla fine, per dargli un boost? Quindi, Bueno, internamente abbiamo molte idee e alcune sono veramente belle. Manca un po'. Prima è che nel motorsport, prima tanto la continuità, no? Immaginate quando tu parli dei vecchi tempi, no? Anche tanta gente dei giornalisti che stanno lì, no? Perché una volta, perché tal, guarda se abbiamo introdotto cose durante quest'anno, no? E adesso già le diamo per stabilite, anche ci hanno copiato, no? Che si gare corte, che si tal, Super Pole Race, nel passato avevamo fatto la griglia inversa, anche ci avevano copiato, tal, tante cose, no? Abbiamo idee, devono avere senso, però a oggi, come hai detto te, c'è un punto di che forse c'è un cambio di proprietà o di gestione e dobbiamo capire anche cosa rappresenta questo. Cioè, io dirti a oggi che cosa faremo a lungo termine non sono in grado di dirtelo. Perché quindi forse proprio uno dei punti forti e punti deboli potrebbe essere proprio questo cambiamento qua. Potrebbe essere un punto forte e un punto debole. io penso che ogni cambiamento dobbiamo debole non ti direi debole. Io penso che ogni cambiamento dobbiamo vederlo come una possibilità. Un'opportunità, un'opportunità. Opportunità. Però vediamo, perché adesso stiamo non in stand-by, perché io lavoro lo stesso come se nulla avesse cambiato, sto Sì, facendo sì, chiaro, chiaro. il budget per il prossimo anno, il calendario e tutto, però quello che tu hai bisogno di sapere, faremo il boom, il bam, il pim pam, non lo No, so, ok. dobbiamo capire. Allora, 5 anni da managing director, no? No, di 2019, 2000, giusto? Sì, 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 sono sì. 12 già con Dorna, ho cominciato come direttore sportivo e dopo del 19 ho preso l'incarico totale del gruppo. Sì. Che voto ti dai da 1 a 10? Io penso che questo deve essere la gente, quelli che stanno lì a votarmi a me, no? Io ho provato, l'unica cosa che posso dire è che il mio 9 ore al giorno e gli ho dedicato più del 100% di questo al lavoro, ho avuto un figlio e lasciato la moglie con 2 giorni, me ne è andato a una gara e messo tutto quello che sapeva di conoscenze in questo sport che mi ha dato tutto a me una volta e sto provando quando posso di ritornarlo indietro. Il rispetto della gente, però valutarmi. Io ci ho dato tutto, la mia coscienza tranquilla, No, perché ma io ho sempre detto che Gregorio Lavilla vuole bene la Superbike, anche nello stesso video che ho detto che non c'è dubbio. Senti, ma ti hanno mai detto che assomiglia a un attore italiano di qualche tempo fa? Che si chiama, guarda, allora, che si chiama Lando Buzzanca, lo conosci? Non no, te no, l'hanno no, mai detto? no. Io te lo faccio vedere, guarda. Questo attore qua, adesso non c'è più, però è stato un attore bravissimo, importantissimo negli anni 70-80 e molti lo dicono, forse non te l'hanno mai detto, però molti nell'ambiente lo dicono che assomiglia a Lando. È un complimento, perché questo era un attore molto amato in Italia, però insomma adesso lo sai, puoi andare a vedere qualche film e vedere chi è. Va bene, allora grazie, io spero che abbiamo fatto la pace e spero che non devo andare a Misano, posso venire a Cremona e dopo, vabbè, quando ci sarà, adesso so che ti posso scrivere quando se ho dei dubbi, così non ti faccio incazzare, va bene? Siamo d'accordo. Almeno non mettere il mio nome e cognome, Va lascialo bene. nell'aria che hai sentito. Va bene, metto Morello, così chi se ne frega, metto Morello. Va bene. No, perché bueno, ya en passato tu sai che già mi avevano detto che era un incapace, però stava lì perché era sposato
con la No, figlia. vabbè, ma io sì, però, Sì, non mi puoi ya le attribuire a me questa cosa perché io non l'ho no, mai. no, o sea, solo mi ha incazzato due volte, no? O Ah, sea, solo ho fatto chiamare e rettificare due cose. Una è quella che e una è questa. per dirmi incapace no, però cazzo, perché la mia moglie, dico, forse Vabbè, penserà che e sono sposata con un'altra. E allora, una è quella, e questa è di dire che io ho detto quando non è detto. sì, Solo va bene, però non mi è la stessa, non sembra, è uguale però, cioè, mi sembra, no, non è uguale. Mi sembra che in 12 anni solo avere un spunto due volte mi sembra che è stato abbastanza profilo basso quando me ne hanno dato di tutte no, le no, parti, di tutti. sì. Sai? Va O bene, sea, però questa, no, no, questa non è uguale. È comunque un po' per me una medaglia che sono stato uno dei pochi a farti incazzare, almeno questo è una medaglia che posso avere. Va bene, va bene. Grazie, Gregorio Laviglia. Abbiamo fatto 1 ora e 5 minuti. Io non so come ringraziarti e va vabbè, in bene, qualche modo troverò. Un modo ci troverò. vediamo a Cremona. A Allora, Cremona, va bene? Ok. ti saluto. Grazie. Grazie, Ciao. grazie. Ciao.